Salve a tutti, lo scopo di questo video è quello di farvi una breve dimostrazione delle funzionalità di Password Crypter. Password Crypter è una app che ha lo scopo di semplificare la gestione delle vostre password. La potete trovare nel Windows Store nella categoria Utilità, Strumenti, Backup e Gestione. Partiamo con ordine e vediamo come si presenta l'applicazione al primo lancio. Dopo lo splash screen ci viene visualizzata la pagina per la creazione della password di accesso. È molto importante ricordarsi questa password perché ci servirà per gli accessi successivi. La dobbiamo digitare 2 volte così da essere sicuri di aver scritto la password correttamente. Il pulsante salva password non si abiliterà finché non accetteremo la clausola qui sotto. Questa clausola non è nulla di così vincolante, ci ricorda semplicemente di mantenere una copia delle nostre password su un altro supporto. Inoltre c'è una dichiarazione di non responsabilità dell'autore in caso di perdita o furto delle password memorizzate con l'applicazione. Selezioniamo la clausola, premiamo salva password e proseguiamo. Questo è il pannello dei comandi e qui possiamo accedere a tutte le funzionalità disponibili in Password Crypter. Abbiamo ricerca password per cercare la password all'interno della lista, aggiungi password per memorizzare una nuova password nell'applicazione, gestisci password serve per modificare o cancellare una password esistente, cambia password di accesso serve per modificare la password di login dell'applicazione, trasferisci password permette di esportare o importare la lista delle nostre password da file, vedremo meglio in seguito. Informazioni su Password Crypter invece visualizza le informazioni generali sull'applicazione, fornisce i link al manuale online e al supporto. Iniziamo ad aggiungere la nostra prima password. Proviamo aggiungi password, ecco qua. Per memorizzare una password con l'applicazione dobbiamo valutare una serie di parametri, qualcuno obbligatorio e qualcuno opzionale. Partiamo dal primo, allora, descrizione. Descrizione è un nome o una frase che ci serve a riconoscere la password all'interno della lista. La frase è utilizzata anche nella ricerca, per questo motivo è obbligatorio. Username è un campo facoltativo e possiamo utilizzarlo per inserire, ad esempio, l'username di un account di posta o servizio web. Email è il campo facoltativo dove possiamo salvare un indirizzo email. Password è un campo obbligatorio ed è la casella dove dobbiamo inserire la password da memorizzare. Il pulsante a fianco di questa casella serve per generare una password casuale di 12 caratteri. Quindi se stiamo creando un nuovo account e vogliamo un aiuto riguardo alla password da utilizzare, possiamo premere questo pulsante. Domanda di sicurezza è un campo facoltativo dove possiamo inserire quella domanda o frase che qualche volta ci viene imposto di scegliere quando ci registriamo un servizio web. Risposta è la risposta alla domanda di sicurezza. Iniziamo a scrivere qualcosa, facciamo ad esempio prova ok, username, facciamo qualcosa, ok, scusate, così, password, generiamone una, domanda di sicurezza, risposta, possiamo lasciarli vuoti. Una volta inseriti i dati che vogliamo salvare, troviamo il pulsante avanti per proseguire. A questo punto l'applicazione ci chiederà quale sarà la nostra prossima mossa. Possiamo scegliere di inserire una nuova password oppure tornare al pannello di comandi premendo fine. Torniamo ai comandi. Dove possiamo vedere la password che abbiamo appena salvato? Qui in ricerca password. In questa pagina ci viene proposta la lista delle password salvate.
Qui in alto possiamo inserire parte della descrizione che abbiamo associato alla password, così da poterla trovare più facilmente. In questo caso ne abbiamo una sola. Almeno su un elemento della lista qui sotto, l'applicazione ci mostrerà in una finestra pop-up tutte le informazioni che abbiamo associato alla nostra password. Informazioni messe più in evidenza sono la descrizione e la password stessa. Il pulsante copia di questa finestra serve per memorizzare nella clipboard la password che stiamo memorizzando, così da poterla incollare dove ci serve. Ad esempio prendiamo copia, ok, andiamo a prendere esempio, ok, facciamo CTRL V, ecco qua la password che abbiamo copiato. Premendo indietro possiamo tornare al pannello di comandi. Vediamo ora come modificare una password esistente. Scegliamo il comando gestisci password. La schermata è molto simile a quella della ricerca. Possiamo scorrere l'elenco alla ricerca della password da modificare oppure inserire parte della descrizione nella casella in alto. Una volta trovata dobbiamo selezionarla cliccandoci sopra, okay, e scegliere il pulsante modifica per modificarla oppure cancella per eliminarla dall'elenco. Con modifica si presenterà la stessa pagina dell'aggiunta della password con i campi precompilati. Qua ci chiede sicuro di voler modificare la password, prova password, facciamo sì, eccola qua. Attenzione che l'operazione di cancellazione e anche quella di modifica sono irreversibili. Questo significa che il CTRL Z o l'operazione undo non sono disponibili nell'applicazione. Vogliamo fare una modifica. Modificata, ok, aggiorna, eccola qua. A questo punto torniamo indietro e vediamo la prossima funzionalità. Proviamo ora a cambiare la password di accesso nell'applicazione. Il comando è cambia password di accesso, ok, premendo avanti ci verrà resettata la password di accesso e dovremo inserirne una nuova. Andiamo avanti, ecco qua, anche qui dobbiamo inserire la password 2 volte così da essere sicuri di quello che abbiamo scritto. Una cosa che non vi ho fatto vedere è che se sbagliamo a scrivere la password, il pulsante salva password non si abilita. Quindi se la seconda non combacia con la prima, non potremo andare avanti. Premiamo salva password e torniamo al pannello di comandi. L'elenco delle password che abbiamo memorizzato con l'applicazione può essere esportata su file. Con il comando trasferisci password possiamo esportare la nostra lista scegliendo tra 3 formati diversi. Premiamo esporta, vediamo quali sono. Ecco qua, esporta. Allora, abbiamo il formato txt, che è un file in chiaro, quindi leggibile da un essere umano, si può aprire col Notepad ad esempio, e il file conterrà tutte le informazioni riguardo le nostre password separate da un punto e virgola. Questo formato è facilmente importabile nei fogli di calcolo, ad esempio in Excel. CSV è un formato molto simile al TXT, ma l'estensione CSV, e CSV significa comma separated value, quindi anche qui i valori sono separati da punti e virgola. Esso può essere importato nei fogli di calcolo. Il formato list invece è il formato di password crypter per il trasferimento delle password. È un file criptato e può essere letto solo dall'applicazione password crypter in abbinamento alla password di accesso. Cosa significa? Significa che un altro utente che ha installato l'applicazione password crypter non potrà importare la vostra lista di password senza conoscere anche la vostra password di accesso. Sicuramente è il formato più sicuro dei tre.
Questo significa anche che se noi modifichiamo la password di accesso, con la procedura che abbiamo visto prima, non saremo in grado di importare i file list esportati con la vecchia password. Scegliamo list e vediamo, così vi faccio vedere anche come importare le password. List, andiamo a salvare documenti, ad esempio porta, farne qualcun altro, facciamo qui, esportazione è venuta con successo, chiudi, ok. Adesso proviamo a fare l'importazione, andiamo in trasferisci, andiamo in porta, ecco questa è la classica finestra di Windows per l'apertura dei file. Andiamo in documenti dove l'ho salvata prima, ok, qui si può scegliere l'estensione così da poter vedere il file che abbiamo salvato prima. Scegliamo list, ecco qua mypassword 2, importa, ok, a questo punto l'applicazione ci chiede che cosa vogliamo fare. Allora possiamo accodare la lista delle password alla nostra lista esistente perché aggiunge in coda, oppure possiamo sostituire l'intero elenco con quello che stiamo importando, oppure possiamo fare a nulla per fermare il tutto. Scegliamo sostituisci, ok. Vediamo ora come trovare il manuale online e accedere al supporto. Nel pannello dei comandi selezioniamo informazioni sul password crypto. Ok, oltre alle usuali informazioni sul copyright e sull'autore, vediamo ancora la clausola che abbiamo accettato al primo accesso e anche un pulsante che si chiama manuale online e supporto. Se lo premiamo si aprirà il vostro browser predefinito e sarete indirizzati alla pagina web del sito 3D Crypter con il manuale dell'applicazione. Ok, vediamolo. Oggi la connessione è un po' lenta. Eccolo qua. Ok, qui c'è anche il link allo store di Windows per acquistare o provare l'app. Qui sotto c'è l'elenco degli argomenti. Sono quelli che abbiamo percorso insieme in questa demo. Tutte delle ancore, quindi basta premere uno di questi per venire reindirizzati alla posizione nella pagina riguardo l'argomento. Qui in cima c'è anche un'altra ancora che è quella per il modulo di supporto. Ok, titolo invia una segnalazione, qui possiamo segnalare un bug oppure un suggerimento e scrivere un messaggio fino a un massimo di 1000 caratteri. Ok, siamo arrivati alla fine della demo, grazie della visione, spero che questa demo vi sia stata utile nel comprendere le funzionalità disponibili in questa applicazione. Ricordo che potete provarla per 30 giorni prima di decidere se acquistarla. Grazie ancora e alla prossima.